Grazie Paolo e Maria dell'opportunità, perché è stata una grande opportunità in un momento difficile e, come diceva Paolo, emotivo nel senso progettuale e costruttivo. Che cos'è questo libro? Come nasce? Nasce più o meno appunto un anno fa, con una serie di incontri come questi, con persone, amiche, collezionisti, persone che seguono il lavoro di Paolo e Maria da tempo. E nel ragionare attraverso una serie di interviste a persone diverse, quello che è nato era l'idea di provare a pensare un quaderno aperto, un quaderno condiviso, se vogliamo, aperto anche ad altre persone. E dunque quello che voi vedrete è una sorta di diario, quaderno d'appunti, è uno spazio di possibilità. Qualcosa di molto simile di quando entriamo nello studio dell'artista. Non tutti sono entrati in studio dell'artista e credo, spero, tutti nello studio di Paolo e Maria. Quando si entra qui si trova davvero un piccolo mondo di frammenti. Ci sono libri, ci sono pezzi di sculture, ci sono appunti, ci sono progetti, ci sono tanti quaderni, tanti libri. E l'idea è proprio quella di provare a mettere insieme tutti questi pezzi. Il lavoro di Paolo e Maria, molti di voi lo conoscono, è un lavoro che parla di paesaggio, di trasformazione del paesaggio, di movimento nel paesaggio, e questo è molto importante, ma nasce in una condizione, a mio avviso, quasi più interessante. Questa è la cosa che io ho voluto trasmettere attraverso questo libro, che, torno a dire, è stato davvero costruito insieme, perché nasce da tante idee. Stare qui dentro significa avere a che fare con 7-8 giovani più o meno sotto i 30 e un po' i 35, sfogliare dei libri, muoversi attraverso le cose che dice Paolo, e poi arriva Cesare a suonare la tromba. Questo è quello che io ho provato a mettere insieme, che noi abbiamo provato a mettere insieme in questo. Nello studio di Paolo e Maria, in questo luogo, e nel lavoro di Paolo e Maria, la musica ha un ruolo centrale, e sempre spesso qui arrivano musicisti, iniziano a suonare, Paolo stesso prende la tromba, e dunque è subito un luogo, come vedete, molto aperto, molto interdisciplinare, che non si chiude semplicemente all'opera o all'uso di un unico materiale, ma, come dire, ospita altre arti, ospita soprattutto tanti altri artisti. Stare qui significa anche che altri artisti arrivano, vanno via, si fermano per scambiare delle idee con Maria. E dunque, di nuovo, tutto questo abbiamo provato a trasmetterlo. Questo quaderno ha un testo relativamente breve, dove semplicemente io ho messo in evidenza quelle che sono la volontà di Paolo e Maria di raccontare delle storie e di trasformare in quest'idea dell'arte come possibilità, che credo che sia uno dei loro centri, il paesaggio come possibilità. E poi c'è un elemento in più. Voi lo potete scorrere tra le immagini, alcune sono a pagina piena, altre no, e qua e là voi vedete delle pagine vuote o delle pagine con delle righe, perché l'idea nostra a questo punto è che questo libro diventi un po' opera, anche diventi l'idea di proporre ad amici, collezionisti, eccetera, di riempire quelle pagine, riempirlo con le immagini, riempirlo con delle scritte, riempirlo con dei ricordi, con delle date, con delle date di gite fatte insieme, e nel futuro la possibilità di costruire, io me le auguro davvero, una mostra, recuperare tutti questi libri e farne una mostra collettiva.
Questo libro, che ha delle dimensioni di un quaderno davvero, nasce ancora da due aspetti. Il primo è che Paolo e Maria hanno già una collana che documenta in modo molto dettagliato il loro lavoro, e questo vuole essere, come dire, un po' uno sgambetto, un'alternativa, cioè tutto il loro lavoro dalle montagne, sulle viti, eccetera, e poi che è documentato già e accompagnato anche da questo. Ma c'è un elemento in più che io credo importante, e che all'interno dello studio di Paolo Maria, non lo fanno vedere volentieri, ma se una volta passate chiedeteglielo, ci sono dei quaderni che hanno dimensione ancora maggiore e che sono davvero la genesi di tutti i loro lavori. Praticamente quasi ogni lavoro è accompagnato da questo patchwork di immagini, fotografie, appunti, ritagli di giornale, e io credo che questo sia uno degli aspetti meno visti, ma anche, come dire, pieni di energia. Da quei quaderni si percepisce, si sente quell'energia, ed è quello che un po' abbiamo provato a riportare in questo quaderno. Al fondo del quaderno c'è anche lì l'elenco, Paolo e Maria l'hanno voluto fortemente, c'è l'elenco delle persone che negli anni hanno lavorato con loro, che hanno apportato qualcosa in più al loro lavoro, che si sono misurati col loro lavoro, e dunque è da subito, il modo nel quale si vuole presentare è da subito un modo molto aperto e collettivo, nella speranza davvero nel, non lo so, 2022, a Covid finito, di poter presentare questo lavoro in una mostra appunto non più online, ma dal vivo.